c'era la disgrazia del soldato dell'esercito della violenza, che voleva sparare bombe, ma gli uscivano solamente fiori. Il soldato che sparava fiori, in fondo, non riusciva a essere stronzo. Gli successe la prima volta in un tenero giorno di primavera. Il comandante gli ordinò di sparare a un bambino del popolo che stavano combattendo. Il militare obbedì, anche se non era contento. Premette il grilletto, il bambino si preparò, iniziò ad urlare e si mise le timide manine sugli occhi, mentre a sorpresa di tutti, dall'arma da fuoco, uscì solo un timido fiore rosa. La rabbia del comandante fu indicibile. «Ti devi trovare un altro lavoro, qua non sei buono!» Ma Giannino sapeva fare solo il militare. Altro mestiere non aveva potuto imparare. Giannino si disperò. Come doveva comprarsi il pane? Non avrebbe avuto un soldo bucato. Si mise in ginocchio, pregò l'ufficiale. «La guerra farò!» Lo implorò talmente tanto che alla fine restò. Giannino pregò Dio che non capitasse più. Per vivere doveva fare il militare, dell'esercito e della violenza. Dunque serviva a sparare. Si sentiva un buono a nulla, uno sfigato. Quella volta andarono a combattere a Lontanolandia. Così lontano che le persone avevano usi e costumi completamente ribaltati. Vestivano come l'arcobaleno. Chissà perché alla sua nazione non piaceva. Nel momento di maggior tensione della guerra, mentre i compagni fucilavano i loro simili degli schieramenti opposti, Giannino provò a fucilare il bel ragazzo che aveva di fronte. Era biondo, alto, chissà se era già padre di famiglia. Si chiamava Mario, ma questo Giannino non lo avrebbe saputo mai. Ma a un certo punto Giannino ebbe un'allucinazione. Gli occhi del nemico di fronte diventarono improvvisamente i suoi, le spalle, le mani pure. Vide di fronte proprio se stesso. Quasi gli pareva di specchiarsi, ma di certo non avrebbe potuto autofucilarsi. Mentre Giannino, preso dall'allucinazione, si bloccò, Mario incalzò e lo colpì forte alla nuca. Sarebbe stato più saggio se avesse avuto l'allucinazione anche lui. O forse l'illuminazione. Giannino si risvegliò in una medicheria militare. Infermiere e dottoresse lo stavano a guardare. Giannino però fu subito raggiunto dalle urla del generale. «Tu non sei buono! La devi smettere di fare il militare!» Giannino lo pregò in tutte le lingue, in tutte le religioni del mondo, ma stavolta non bastò. Giannino se ne andò. Giannino faceva la fame. Non sapeva con quali soldi comprarsi il pane. Aveva solo 2 monete e chiedeva ai passanti la carità. Un giorno però qualcuno gli porse dinanzi un panino. Era proprio il primo bambino che quel giorno salvò. Lui lo ringraziò. «Quando pensavo di morire, hai fatto nascere un fiore e questo è per te». E così lo invitò a cenare, a dormire a casa dei suoi genitori, dato che anche quella notte Giannino non aveva dove stare. «La vittoria è nella collaborazione», gli sussurrò a cena la madre del bimbo. «E ciò che sembra la propria sventura è in realtà la propria fortuna, la propria originalità». Giannino quella notte meditò a lungo su queste parole. Gli frullarono in testa, senza averne ancora appreso appieno il senso. Lo comprese quando la mattina dopo si svegliò e decise che da quel giorno avrebbe intrapreso un lungo viaggio. Salutò quel bambino e lo ringraziò. Lui lo aveva aiutato e lui aveva ricambiato. Quando aveva ucciso, invece, aveva soltanto ricevuto altre ferite in cambio. Stavolta in cambio aveva ricevuto un panino, ospitalità e un sorriso. Giannino partì per il suo lungo viaggio. Si disse: «Ma la mia vera vocazione è il militare. Allora avevo ragione». E partì verso una zona di guerra a insaputa di tutti. Quando arrivò,
Giannino si mischiò tra i combattenti di uno dei due eserciti contrapposti. Poco dopo la guerra iniziò. Mentre tutti sparavano con le armi da fuoco, lui con la sua arma cominciò a sparare fiori in mezzo ai combattenti. Tanto che un rozzo signore, un combattente dell'esercito contrapposto, sulla sessantina, meravigliato si bloccò vedendo questa scena e scoppiò improvvisamente a ridere e disse: «Ma guardatelo! Noi spariamo pallottole e lui cosa fa? Spara fiori! Incredibile, no?» E scoppiò forte a ridere. Improvvisamente anche gli altri, vedendo la stessa scena, scoppiarono a ridere per l'assurdità della situazione. A un certo punto piovvero dal cielo tanti petali rosa. Qualche altro soldato diverso aveva avuto la stessa idea di Giannino. Sparava i fiori nel cielo, verso la terra, con il suo aereo di guerra. La guerra finì proprio così, perché tutti i soldati si misero a ridere, mentre di sfondo si alzava l'ira dei generali, dei dittatori. I soldati si misero a ridere a crepapelle, senza fine. «Ti rendi conto? Lui spara fiori e noi facciamo la guerra!» Che assurdità! Accidenti! Poi anche tra i dittatori e i generali scoppiò la risata. «Che scemi! Volevamo sparare bombe, ma c'erano i fiori!» E allora tutto il mondo, preso dalla contagiosa risata, iniziò a ridere senza fine. Non riuscirono mai più a smettere di ridere, perché era troppo ilare il pensiero che qualcuno volesse fare la guerra piuttosto che fare l'amore. Al diavolo il denaro, l'economia. Incominciò la guerra dei fiori, che forse non è una guerra, però incominciò.